Buongiorno a tutti cari amici e tifosi rossoneri e bentornati sul canale Milanisti. Non so voi, ma io in questo periodo non sto più nella pelle perché aspetto con ansia che arrivino i primi colpi e soprattutto non vedo l'ora di capire come funzionerà la nostra nuova squadra, il nostro nuovo Milan per la stagione 2025-2026 e so che purtroppo dovrò aspettare perché, come ho detto, il mercato sarà lungo per certi versi. E io che non so aspettare mi sono divertito a placare la mia ansia, fra virgolette, la mia curiosità, la mia smania di vedere il nuovo Milan, un nuovo Milan che ci possa ritornare a far sognare, ad essere orgogliosi della nostra squadra dopo ovviamente l'ultima stagione devastante e quindi come dicevo, non sapendo aspettare, non sapendo stare fermo e in attesa di quelli che saranno i movimenti del mercato, ho provato a ideare, a pensare, a creare quella che potrebbe essere una formazione tipo di Allegri, basandomi su tre cose fondamentali. La storia calcistica di Allegri, quindi sono andato ad analizzare tutto quello che ha fatto fino ad oggi. Premetto che ovviamente, come ho già detto, gli allenatori, soprattutto quando stanno fermi per qualche anno, sicuramente si aggiornano. Se il calcio, come è successo in quest'ultimo periodo, ha subito una trasformazione, cercano di cambiare alcuni tipi di principi tattici, di modificare alcuni aspetti, però in questo momento noi non siamo nella testa di Allegri e quindi possiamo ipotizzare un tipo di formazione, un tipo di assetto tattico e di approccio che sia ovviamente basato su quello che abbiamo visto fino ad oggi e poi chiaramente ho ipotizzato alcuni acquisti tra quelli che si vociferano in queste ultime settimane e poi ho cercato di applicare i principi di gioco di Allegri agli acquisti che probabilmente avremo a disposizione. È un gioco, quindi non mi venite a dire, perché alcuni di voi poi mi vengono a dire ma queste sono solo chiacchiere, ma queste sono ipotesi assurde, non illudere noi tifosi, cioè no, io non voglio illudere nessuno, io sto facendo un gioco, come ho detto, che sia chiaro per cercare di capire come verrà fuori questa squadra, quali saranno le sue caratteristiche, come potrà gioco fino a un certo punto, perché come ho detto questa analisi è un'analisi profonda basata su dati concreti, quindi non è tirata fuori dalla fantasia, è una ipotesi estremamente precisa e concreta. Poi se sarà molto o poco vicino alla realtà questo lo vedremo, però come ho detto io non riesco a stare fermo e a aspettare che arrivino gli acquisti e che piano piano nel corso delle settimane che verranno si possa piano piano prendere forma questa squadra e quindi ho voluto fare questo tentativo che spero venga da voi apprezzato perché è un modo per ingannare il tempo e fra virgolette l'ansia dell'attesa, come dicevo. Quindi andiamo subito su un documento che ho preparato dopo aver fatto la ricerca, andiamo subito a vedere quelli che sono i principi di gioco del nuovo Milan di Allegri, quelli che saranno probabilmente principi di gioco, quindi solidità difensiva, la priorità assoluta è non subire gol, la difesa è organizzata per linee con grande attenzione alle marcature preventive e alla copertura degli spazi. E qui faccio già una prima osservazione. Noi lo scorso anno abbiamo fatto un disastro sportivo non perché non avessimo i giocatori, perché come ho già detto la nostra rosa era assolutamente competitiva, non magari la prima in assoluto, ma sicuramente una delle migliori. Il problema è stata la totale disorganizzazione difensiva con scarsa attenzione alle marcature preventive e alla copertura degli spazi, cioè queste due caratteristiche che sono centrali nel calcio di Allegri a noi sono mancate totalmente lo scorso campionato. Gestione dei momenti. Allegri è un maestro nella lettura della partita, sa quando è il momento di accelerare e quando è il momento di rallentare, di pressare alto o di aspettare l'avversario. E anche questa è una chiave molto importante che noi dobbiamo tenere in considerazione perché nel calcio di oggi, dove le energie che vengono in qualche modo dispensate sul campo sono tantissime perché non esistono squadre
materasso, no? Le cosiddette squadre materasso con cui una squadra di un certo livello si divertiva, faceva una partita di allenamento per così dire, ma sono tutte partite difficili anche con le più piccole squadre, perché il calcio si è livellato, perché oggi sanno tutti giocare a calcio, sanno tutti stare in campo, le squadre sono organizzate eccetera, quindi è necessario saper gestire le energie e quindi sapere quando è il momento di accelerare, di andare a pressare, e invece quando è il momento di abbassare il ritmo e magari mettersi un attimino sulla difensiva per gestire la situazione. È anche questa una cosa fondamentale, e anche questa, guarda caso, lo scorso anno ci è mancata totalmente. Quindi già due elementi fondamentali del gioco e del calcio di Allegri che a noi servono come il pane. Pragmatismo, l'obiettivo è la vittoria, non necessariamente lo spettacolo. Una vittoria di misura, magari sofferta, ha lo stesso valore in termini di punteggio di classifica di una goleada. E qui si entra in un ginepraio, perché questo è un punto dolente del calcio di Allegri, il famoso cortomuso, la sua filosofia secondo la quale è importante vincere e non come arrivi alla vittoria. Io non la condivido, ve lo dico sinceramente, io sono un amante del gioco di Sacchi, del gioco di Guardiola, eccetera, sono un amante del calcio spettacolo, del calcio iperoffensivo, però devo essere onesto con me stesso. Dopo i disastri fatti nell'ultima stagione, ho capito che per ricostruire una squadra da zero, come stiamo facendo, come il Milan sta facendo, è necessario fare le cose più sagge possibili e quindi ripartire con un gioco più semplice, più pragmatico, che attraverso il raggiungimento della vittoria, magari portata a casa anche con poco spettacolo, ma riesce a ricostruire quella unità di gruppo, quella unità di intenti e quella mentalità vincente sulla quale poi in futuro potremmo costruire un altro tipo di calcio. Mi spiego meglio. Quando vai a costruire una squadra nuova, se vai a scegliere un allenatore che predilige il gioco di Sacchi, di Guardiola, di Sarri, eccetera, eccetera, tipo De Zerbi, ad esempio, dove il dispendio di energia è tantissimo, le cose che devono sapere e che devono mettere in pratica i giocatori sono tantissime, perché ho già spiegato che difendere in linea a zona con la difesa altissima a centrocampo è un casino, nel senso, parliamoci chiaro, è difficilissimo, perché il riferimento del difensore non è più l'uomo, non è più il giocatore avversario, ma il giocatore che sta sulla linea deve controllare la propria linea, quindi se è in linea con gli altri difensori della propria squadra, deve sapere quando andare avanti se è palla coperta o quando indietreggiare se è palla scoperta, deve fare la tecnica del fuorigioco, insomma deve pensare a mille cose, e quindi è molto difficile, ci vogliono giocatori intelligenti e preparati tatticamente, e quindi quando ti ricostruisci una squadra, se parti con un gioco così complesso, con il quale, soprattutto all'inizio, l'abbiamo visto anche con Sacchi, no? I primi mesi di Sacchi furono disastrosi, perdemmo delle partite incredibili, uscimmo dalla Coppa UEFA, perdemmo 2-0 con la Fiorentina in casa con 2 reti di Baggio in fuorigioco perché non funzionava la trappola del fuorigioco. Quindi la squadra, quando fa un tipo di calcio come quello, perde sicurezza, perché all'inizio le cose non funzioneranno, ci vuole tanto tempo per mettere in pratica questo gioco. Nel frattempo la squadra, che magari non ci crede più di tanto, perché quando arrivò Sacchi al Milan i vari Baresi, Maldini, Tassotti eccetera lo guardarono un attimino con un attimo di apprensione, perché dissero questo è matto, vuol fare delle cose da fuori di testa, e quindi poi diventa tutto più difficile, perché se te costruisci in questo momento storico una squadra che vuol fare quel calcio spettacolo con la tifoseria che c'ha il fucile puntato, perché noi ovviamente abbiamo il fucile puntato, perché oggi come oggi vogliamo vedere subito risultati, la scelta di andare su un calcio spettacolo ma molto difficile, dispendioso eccetera, sarebbe stata una scelta poco saggia, perché le difficoltà sarebbero state enormi e la percentuale di fallimento sarebbe stata altissima. Quindi a me, ripeto, piace più quel tipo di calcio, ma oggi come oggi, storicamente, proprio nel periodo storico in cui viviamo, nel periodo storico del Milan, è molto più saggio e molto più logico ripartire con una squadra più pragmatica, più solida,
che spende meno energie e che porta a casa il risultato, perché se noi cominceremo a ritornare a certi livelli di competitività, ripeto, poi quando avrai ricostruito la mentalità, lo spogliatoio, avrai tanti giocatori bravi eccetera, un domani potrai fare il salto di qualità e lasciare Allegri e andare magari su un allenatore di un certo livello, ma oggi questa è la scelta migliore. Valorizzazione della tecnica individuale al servizio del collettivo. I giocatori sono fondamentali, e i giocatori di talento sono fondamentali, ma devono mettersi al servizio della squadra sacrificandosi in fase di non possesso. Quindi quando qualcuno dice il non calcio di Allegri, il calcio brutto di Allegri, come per lasciare intendere che Allegri non sia un allenatore, non sia capace, non sia competente, che la squadra sia disorganizzata, ragazzi, è tutto il contrario, è esattamente tutto il contrario. Le squadre di Allegri sono iper organizzate, dentro le squadre di Allegri c'è disciplina e non so se l'avete visto quando si arrabbia, no? La classica immagine di lui che si leva la giacca e la sbatte per terra. Quelli sono i momenti in cui i giocatori non stanno facendo quello che lui chiede, perché lui chiede massimo impegno, massimo rigore, massima disciplina, eccetera. Quindi il gioco di Allegri è pragmatico, ma riesce ad avere una solidità difensiva incredibilmente importante perché è iper organizzato, cioè la squadra sa esattamente cosa deve fare e quindi nel gioco di Allegri la tecnica, soprattutto in fase difensiva, e il talento viene messo a disposizione della squadra, cioè tutti devono ritornare, rientrare, partecipare alla fase difensiva. È nella fase offensiva che lascia libero il talento ed è qui che entra in gioco Leao, perché come ho già detto Leao con Allegri probabilmente potrà fare quell'ultimo step di crescita che gli permetterà di tirar fuori tutto quello che ha ancora da dimostrare, perché verrà lasciato molto libero di esprimersi. Flessibilità tattica, la capacità di cambiare modulo e interpretazione della partita a gara in corso è una delle sue armi principali. E qui lo sappiamo tutti, Allegri è molto bravo a leggere la partita e se anche all'inizio qualcosa non torna è bravo a cambiare in corso d'opera. Oggi con 5 cambi c'ha la possibilità di cambiare completamente la fisionomia della squadra, quindi oggi un Allegri è avvantaggiato ancora di più perché può fare 5 cambi durante la partita, cambiare mezza squadra e se i 5 cambi non sono delle riserve intese come giocatori di Serie B, fra virgolette, ma sono giocatori dello stesso livello di quelli che stanno in campo, può proprio cambiare modulo, può cambiare atteggiamento tattico all'interno della stessa partita e questa flessibilità, questo essere camaleontico è un aspetto importantissimo, è un'arma in più, è un plus veramente importante. Quindi dopo aver capito quali sono i principi di gioco ho ipotizzato acquisti che tutto sommato sembrano quelli che il Milan potrebbe fare, quindi non sono andato a sparare nomi che non hanno senso. Come vedete Ardon Giashari, centrocampista, è in questo momento oggetto di una trattativa. Luka Modric sembra che arrivi sicuramente, Samuele Ricci praticamente è stato acquistato, Giovanni Leoni è sicuramente un giocatore che interessa tantissimo, così come De Kuyper. Dodò è un po', l'ho messo un po' forzatamente perché non è detto che sia lui il terzino destro, ma a me personalmente piace molto, e anche Retegui è un attaccante di quelli che sono stati nominati e per il prezzo che ha, intorno ai 50 milioni, è sicuramente più abbordabile di giocatori come altri, tipo lo svedese dello Sporting Lisbona, che costa 90 milioni, poi c'è Osimhen che costa anche lui 80-90 milioni, quindi non credo che il Milan possa andare su quei profili, molto più facile che scelga uno come Retegui che ha un prezzo abbordabile. Quindi andiamo a vedere le caratteristiche di questi giocatori. Giashari è un centrocampista svizzero, roccioso e dinamico, abile in entrambe le fasi di gioco, porta fisicità, capacità di interdizione, buoni tempi di inserimento, sarebbe il motorino del centrocampo, un giocatore di sostanza e di sacrificio. Modric lo conosciamo tutti, nonostante l'età un acquisto di pura intelligenza calcistica, la sua visione di gioco, la qualità nel palleggio e la capacità di dettare i tempi sarebbero fondamentali per gestire i ritmi della partita, un dogma di Allegri. Samuele Ricci, regista moderno, abile nel palleggio corto e lungo, sarebbe il metronomo della squadra, capace di iniziare l'azione con qualità e di fornire equilibrio tattico. Giovanni Leoni,
Giovane difensore centrale di grande prospettiva, forte fisicamente, abile nell'impostazione, rappresenta un investimento per il futuro, ma già in grado di dare il suo contributo in termini di solidità. De Cuyper, terzino di spinta ma anche attento in fase difensiva, offrirebbe una soluzione di qualità sulla fascia sinistra garantendo cross e sovrapposizioni, tutto il contrario di quello che ha fatto Teo Hernandez, per intendersi. Dodò, terzino brasiliano rapido e tecnico, abile nel dribbling e nel creare superiorità numerica, sarebbe un'arma importante in fase di spinta e contropiede. Retegui, centravanti moderno, forte fisicamente, abile nel gioco aereo con un bel fiuto del gol, il classico numero 9 che sa fare il reparto da solo e finalizzare l'azione. E adesso vediamo come questi giocatori si potrebbero integrare nel calcio di Allegri. Allora, il calcio di Allegri funzionerebbe, il Milan di Allegri potrebbe funzionare in questo modo: fase di non possesso con un 4-4-2 che è l'atteggiamento tattico più solido. La squadra si compatta con un 4-4-2 solido e organizzato, Leao si abbassa sulla linea dei centrocampisti a sinistra, mentre Pulisic fa lo stesso a destra. Retegui e uno dei due centrocampisti, solitamente la mezzala più offensiva, si occupano della prima pressione sui difensori centrali, senza un pressing forsennato, ma con l'obiettivo di indirizzare la squadra avversaria sulle fasce, perché è sulle fasce che il Milan diventa più forte, con le ali che si abbassano e i terzini. La linea di centrocampo è molto stretta, con Ricci o Modric che fanno da schermo davanti alla difesa, perché Ricci e Modric giocheranno nella stessa posizione e quindi o gioca uno o gioca l'altro davanti alla difesa, e Giashari che aggredisce il portatore di palla avversario. Quindi Giashari, che è giovane e molto dinamico, sarà quello che insieme all'altra mezzala dovrà andare poi sul portatore di palla. La linea difensiva è alta quando la palla è lontana, ma si abbassa rapidamente quando l'avversario entra nella metà campo rossonera, riducendo gli spazi tra le linee, perché l'obiettivo è costringere l'avversario a giocare sugli esterni, come dicevo prima. Fase di possesso palla, 4-3-3, costruzione dal basso ragionata. La costruzione parte da Maignan con i due difensori centrali che si allargano, Ricci o Modric che si abbassano fra i due difensori centrali per ricevere il pallone. Non si rischiano giocate forzate e se necessario si ricorre al lancio lungo, ma vedrete che abbassandosi Ricci o Modric e abbassandosi anche una delle due mezzali si formeranno dei triangoli per i quali il Milan riuscirà a venire fuori dal primo pressing della squadra avversaria e a costruire gioco. In ultima analisi, quando lo stress dettato dal pressing della squadra avversaria è asfissiante, ci sarà la possibilità di lanciare lungo, perché con giocatori come Leao, Retegui e Pulisic il Milan può andare direttamente in porta anche con un solo lancio, soprattutto, come sappiamo bene, di Maignan. Sviluppo sulle fasce. Una volta superata la prima pressione, il gioco si sviluppa prevalentemente sulle fasce. Dodò e De Cuyper si alzerebbero creando ampiezza e offrendo soluzioni di passaggio, mentre Pulisic e Leao amano partire larghi per poi accentrarsi e creare superiorità numerica. Il ruolo delle mezzali: Giashari e Xhaka, l'altro giocatore che ho ipotizzato e che non è stato menzionato fra gli acquisti, mi scuso, questo è un mio errore, ma comunque Xhaka è l'altro giocatore ipotizzato a centrocampo. Hanno compiti diversi, quindi ho ipotizzato le due mezzali Giashari e Xhaka, hanno compiti diversi. Il primo, Giashari, si inserisce negli spazi creati dagli attaccanti sfruttando la sua fisicità e la sua capacità di arrivare al tiro, il famoso box to box. Il secondo, Xhaka, garantisce equilibrio coprendo le avanzate del terzino, da quella parte Dodò, e offrendo un appoggio sicuro al portatore di palla, che dovrebbe essere o Ricci o Modric. Verticalizzazioni improvvise. La squadra di Allegri non ama il possesso di palla sterile. Una volta trovata la giocata giusta, cerca la verticalizzazione immediata per Retegui o l'inserimento degli esterni. L'obiettivo è sorprendere la difesa avversaria con cambi di ritmo improvvisi, quindi appena recuperata palla si cerca la verticalizzazione improvvisa per prendere la squadra avversaria, soprattutto se ti pressa alto, scoperta alle spalle della propria difesa. La gestione di Leao. Come dicevo, Leao sarebbe l'elemento di rottura, il giocatore a cui concedere maggiore libertà creativa. Allegri gli chiederebbe però un maggiore sacrificio in fase di non possesso, un aspetto cruciale per l'equilibrio della squadra. Il cinismo di Retegui sarebbe il finalizzatore, il punto di riferimento in area di rigore, il suo compito capitalizzare le occasioni create dalla squadra, anche quelle sporche, incarnando perfettamente il pragmatismo di Allegri.
E adesso vediamo sulla lavagna tattica come potrebbe funzionare questa squadra con, come dicevo prima, un 4-3-3 in fase di possesso, 4-3-3 che vede Retegui punta centrale che gioca sia in area di rigore sia creando spazio per gli inserimenti delle ali, Leao da una parte e Pulisic dall'altra. Chiaramente in fase di proposizione Leao accentrandosi permetterebbe a De Kuyper di venire sulla fascia creando ampiezza di gioco, e poi ovviamente Giashari da una parte e Xhaka dall'altra fornirebbero i punti di riferimento per i triangoli che si verrebbero a creare, come vedete, Pulisic, Xhaka, Retegui, Leao, Giashari, De Kuyper, con Modric che potrebbe stare alle spalle di questa formazione offensiva per tenere d'occhio la situazione e per poter giostrare e stare in cabina di regia. Poi quando eventualmente si dovesse sganciare anche Dodò, allora la situazione si farebbe ancora più complessa, perché Pulisic si accentrerebbe, Dodò sfrutterebbe anche lui l'ampiezza, e quindi ci troveremmo in questa situazione dove sia Pulisic che Leao potrebbero entrare dentro il campo, Retegui uscire per liberare spazio o andare dentro se ci fossero cross dalle fasce laterali. Insomma, il Milan potrebbe veramente trovarsi in questa situazione con i due centrali difensivi che arrivano fino alla linea di centrocampo. Io penso che sarà difficile che attacchino contemporaneamente su tutte e due le fasce, più probabile che De Kuyper rimanga basso formando una linea 3 a copertura della difesa, Dodò invece vada altissimo per cercare la profondità e l'ampiezza. In questo caso Pulisic entrerebbe dentro il campo, Leao potrebbe sfruttare l'ampiezza dalla parte opposta, Giashari potrebbe andare a cercare le imbucate centrali, e poi Xhaka da una parte e Modric dall'altra potrebbero cercare di organizzare il possesso palla e la rotazione. Questa potrebbe essere la situazione in fase offensiva. In fase difensiva, come abbiamo detto, il Milan si abbasserebbe con due linee da 4, quindi la linea dei due centrali difensivi più i due terzini formerebbe la prima linea difensiva. Poi ci sarebbe ovviamente Modric insieme a Xhaka che insieme a Pulisic da una parte e a Leao da quell'altra formerebbero la seconda linea a 4, e poi ci sarebbero Giashari e Retegui che formerebbero la linea 2 per la prima pressione sui centrali difensivi. Oppure potrebbe succedere che Giashari potrebbe prendere il posto di Leao, lasciato sulla linea degli attaccanti per sfruttarlo in fase di ripartenza, e quindi si potrebbe verificare questa situazione con Pulisic che rientra, Leao che rimane sulla linea d'attacco insieme a Retegui e Giashari sulla linea dei 4 centrocampisti, pronto a dare copertura a De Kuyper sulle fasce. Questa prima pressione dei due giocatori, dei nostri attaccanti, farebbe sì che la squadra avversaria sarebbe costretta ad andare a giocare sulle fasce, e come vedete sulle fasce ci sarebbe il raddoppio del centrocampista esterno e del terzino, con all'occasione poi chiaramente lo spostamento di tutta la squadra diciamo nella parte dove si svolge l'azione, e chiaramente grande copertura, grande solidità difensiva con linee strette e intasamento degli spazi allo scopo di complicare la vita della squadra avversaria. Questa potrebbe essere la possibile squadra del Milan della prossima stagione. Ovviamente, come ho detto, è tutto aperto perché il mercato deve ancora partire, sostanzialmente a parte i due arrivi quasi certi di Modric e di Ricci, gli altri giocatori che dovranno arrivare, e non mi riferisco solo a quelli che saranno titolari ma anche a quelli che saranno i co-titolari, perché come ho detto ci saranno 15, 16, forse 17 titolari in totale, viste le 5 sostituzioni a partita, devono ancora arrivare. E come ho già detto, per alcuni tipi di ruoli tipo l'attaccante la situazione sarà lunga, perché ovviamente sugli attaccanti il prezzo andrà calando con il passare del tempo, e probabilmente anche per una questione economica il Milan lascerà l'attaccante da ultimo per sapere quanto budget gli è rimasto dopo aver costruito tutto il resto della squadra. Troppo importante il centrocampo, che sarà la prima cosa che il Milan costruirà definitivamente, lo abbiamo già visto con Modric e con Ricci, ma arriverà
probabilmente anche Xhaka e uno tra Giashari e Guerra. Importantissima la difesa, dove spero che arrivi questo Leone che a me piace tantissimo, e dovranno arrivare due terzini. Uno spero sia De Kuyper, come ho detto, ho già fatto un video allo scopo dove l'ho scelto tra tutti quelli che sono stati nominati. L'altro può essere Dodò, ma potrebbe anche essere un altro nome, ma comunque un terzino destro è sicuramente necessario. E poi appunto l'attaccante che si darà il cambio con Santi Jimenez, ma un attaccante con caratteristiche diverse, come dichiarato da Tare nell'ultimo intervento con la stampa quel giorno in cui parlò anche Furlani, di cui vi ho ampiamente documentato con un altro video. Per adesso è tutto, spero che questa fantasia, questa ipotesi vi sia piaciuta, anche se, come ho detto, non è tanto fantasia perché è basata su fatti concreti. Io vi ringrazio dell'attenzione, ci vediamo nei prossimi video, restate sintonizzati perché con il mercato che partirà domani ovviamente ci sarà da divertirsi. Per adesso vi auguro buona giornata e sempre Forza Milan.